welcome a bordo, benvenuti a bordo sul nostro ponte Gran Bretagna-Italia. Mi raccomando, ve lo chiedo sempre, iscrivetevi su YouTube, andate sotto, iscrizione YouTube, ci mettete 3 secondi e ci aiutate a far conoscere il programma a più persone possibile e continuate a seguirci ovviamente anche su Facebook. Già vedete che non sono solo, c'è un ospite con me, ve lo avevo preannunciato, Attilio Conforti, imprenditore del settore hospitality da Edimburgo. Ciao Attilio, come stai? Buongiorno Gianluigi, tutto bene? Tu come stai? Tutto bene, vedo che anche tu come me hai i capelli un po' che vanno ognuno da una parte, ognuno Io sono dall'altra. fortunato, sono riccio così. Ma io lo ero, dovremmo fare un appello a Boris e a Giuseppi, quindi a Gran Bretagna Italia, riapriteci questi barbieri, per favore, fateceli riaprire, fateci andare a tagliare i capelli. Boris i capelli ce l'ha pure lui, uno da una parte e uno dall'altra, quindi ma Giuseppi è sempre così ordinato, facci stare ordinati pure noi, ed è molto più sicuro andare da un barbiere sanificato che andare a fare la spesa in un supermercato con 100 persone. Quindi per favore, appello, riapriteci i barbieri. Attilio, grazie per essere intervenuto. Oggi è festa qui in Gran Bretagna, è il V-Day, si celebra l'8 maggio del 1945 e i paesi anglosassoni in modo particolare lo festeggiano con un giorno festivo, la vittoria contro i nazisti nella seconda guerra mondiale, quindi ci siamo svegliati presto, ti ringrazio. Qui il 1° maggio non era festa, lo fanno oggi ed è giusto per loro che sia così. Che volevo dirti, prima di entrare nel dettaglio delle tue attività in Scozia, e approfitto per mandare tuo tramite un saluto a tutti gli amici scozzesi che ci seguono. Che volevano la diretta live, Gigi, che chiedono la diretta live dalla Scozia. Noi siamo pionieri in Scozia e vogliamo live, perché oggi la faremo prima o poi anche dalla Scozia. Volevo salutare Isa da Leicester che mi scrive e mi dice complimenti per il canale YouTube, è un supporto per tutti quanti gli italiani in Gran Bretagna, diffonderò il programma tra i miei contatti anche a East Midlands. Isa, grazie davvero, questo messaggio ci fa piacere, ci incoraggia, spero un giorno che potremo avere anche te in trasmissione. Comunque un saluto a tutti gli amici di East Midlands e di Leicester. Attilio, tu sei, come dicevo, lavori nel settore dell'hospitality e insomma è un momento difficilissimo anche non solo per te, ma insomma Edimburgo è la città per antonomasia dell'hospitality e ha dei programmi, soprattutto i programmi estivi ricchissimi, che purtroppo a partire dal Festival di Edimburgo, che è un evento eccezionale, meraviglioso, ho avuto modo di partecipare 4-5 volte in anni diversi, l'ultima tra l'altro 2 anni fa, grazie anche a te che mi hai aiutato a trovare i biglietti per il Military Tattoo Parade. Insomma, come te la stai cavando? Che stai facendo adesso? Gigi, in questo momento noi che lavoriamo nel turismo stiamo a vedere, stiamo ponderando cosa succede, perché soprattutto città come Edimburgo, ma anche il nord dell'Europa, la Scozia è molto simile al sud Europa, cioè al sud Italia, ci sono tante attività che lavorano stagionalmente e aspettavano questo periodo, il periodo che va da marzo a settembre, come il periodo più importante dell'anno dell'attività economica. Cioè non solo il Covid è arrivato, ma è arrivato in tempo per distruggerci tutto. Avevamo tutte le prenotazioni per il festival, avevamo anche quest'anno le scuole del Sud Italia, perché la mia attività qui nel turismo è soprattutto focalizzata nel viaggi di istruzione per le scuole, particolarmente del Sud Italia, e sono soprattutto viaggi di istruzione con fondi europei. Cioè, qui con l'aiuto di tanti amici, soprattutto delle attività degli italiani, siamo riusciti a creare una piccola agenzia di viaggio che cerca di portare i ragazzi del Sud Italia a vedere cosa succede nel nord Europa, cosa succede in una città come Edimburgo, per uno scambio interculturale, importante per i nostri studenti del Sud Italia, ma importante anche per i ragazzi qui. Ad oggi non sappiamo, perché se non ci...
non essendo... Quando gli aiuti del governo lì in Scozia li avete già ricevuti? Sì, su questo devo dire che il governo scozzese si è mosso, il governo in UK si è mosso benissimo e forse in Scozia anche meglio, perché in Scozia stanno cercando di aiutare chi non rientrava in pieno diritto nei canoni per essere aiutato a livello dal governo centrale, ma la maggior parte di noi è tranquilla al momento perché c'è l'aiuto da parte dello Stato, c'è l'aiuto da parte del governo che subito ha messo a disposizione per i business, quelli senza la business rate, poi andremo meglio avanti con le tasse comunali, senza tasse comunale. Tantissimi miei amici hanno già preso 10.000 euro, 10.000 pound. E in più, qualcuno che ha famiglia già ha trovato un altro lavoro. Semmai con i delivery, ha chiuso la sua attività, ha detto non mi conviene fare pizzetta e calzone oggi, mi conviene prendermi 10.000 pound, prendermi l'80% e nel frattempo posso anche dare una mano come Ma che io worker. sono d'accordo, tu hai parlato di delivery, più volte in trasmissione ho denunciato il fatto che una chiusura totale così ermetica come c'è stata in Italia, io non so quanto abbia fatto poi bene. Qua anche la chiusura c'è stata, però già che si poteva andare un'ora, si può andare un'ora nei parchi a fare, e qui ce ne sono tanti, fare attività fisica. Io ho notato che fa bene allo spirito, fa bene al corpo, soprattutto ai bambini che non possono essere tenuti per 2 mesi chiusi dentro casa perché gli effetti psicologici sono devastanti. E l'economia, insomma, qua il delivery si è potuto fare, per venderti un panino non devi costringere a spendere più soldi di quanto poi se ne possono incassare, quindi insomma tu che ne pensi di questo? Mi sembra che qui c'è stata una flessibilità che io, un pochino in più, che io condivido. Poi scusa, apro una parentesi, Johnson domenica dovrebbe annunciare i nuovi provvedimenti, probabilmente si va verso un allievimento, come posso dire in italiano, un rallentamento, ecco, una liberalizzazione. Allentamento del blocco. Non mi veniva la parola, scusami. Tu che ne Gianluigi, pensi? noi dobbiamo dire la verità, soprattutto ai nostri amici che sono al sud Italia, che sono in Italia. Quello che è successo in Italia non è successo nel mondo. Adesso non so il perché, se è bene, se è un male, io non mi sento di esprimere, non sono così sicuro, però il nostro lockdown in Italia, nel sud Italia, non è il lockdown che c'è in Europa. Non esistono queste pagliacciate dell'autocertificazione, per me è una pagliacciata l'autocertificazione, come del resto nessuno scozzese oggi per uscire di casa deve firmare un foglio e credo sia giusto perché ci vuole la fiducia dei cittadini dall'inizio. Cioè noi siamo andati in guerra, quello che mi è sembrato in Italia, quello che agli occhi di tutto, che siamo andati in guerra come uno Stato con 20 nazioni, 20 regioni, con 20 capitani, mentre qui almeno si è uniti. Qui dall'inizio non si è chiuso niente, Gigi, da quello che poteva, cioè, come non si è chiuso niente? Cioè, si è chiuso tutto quello, cioè, si è rimasto aperto tutto quello che poteva rimanere aperto, quindi i piccoli shop, Nadia, la mia amica, si può prendere ancora il caffè, Mario sotto casa, se ti va una piadina a 1 metro di distanza. C'è da dire anche un'altra cosa, Gigi. Con le precauzioni che sono ovviamente dovute. Certo, con tutte le precauzioni. Luigi, ma io Tu direi, sei io molto sarei... conosciuto, io sono testimone quando sono venuto a trovarti, sei molto conosciuto dagli italiani a Edimburgo, sei anche per il tuo carattere, no? Molto gioviale, molto aperto. In qualche modo, ora non voglio fare una domanda banale, ma qual è, li stai sentendo con i tuoi amici, per i tuoi contatti, qual è il morale degli italiani in Scozia? Hanno Io, voglia di tornare in Italia, sono tranquilli in Scozia, che tu sappia, insomma, non è che sai pretendo che bene tu che conosca. la comunità italiana in Europa, in tante città, è la seconda dopo gli indigeni, cioè dopo gli scozzesi e gli inglesi, noi siamo la seconda comunità e questo è importante per noi e per loro, sia perché in un momento di difficoltà come questo, detto bene, il festival, noi abbiamo portato Totò, la prima volta grazie agli Ari Gugliucci che Antonio De Curtis è volato all'estero, scherzando, l'abbiamo fatto noi al Festival di Edimburgo, quindi abbiamo cercato anche semmai tra la Io c'ero, comunità. io c'ero.
tu c'eri e lo puoi dire benissimo. Cioè, in questo momento stiamo dimostrando ancora una volta di avere una sensibilità in più. Io ti parlo, per esempio, della mia situazione personale. Un amico, un ristoratore, ha messo a disposizione i suoi fornitori, ha detto: io preferisco fermarmi, non fare il delivery, tanto siamo amici, però faccio una mega spesa per tutti quanti noi. Quindi io sono tranquillo, ho la mia riserva di pomodoro, in questo caso, ok, c'è stato un pomodoro Mutti e una pasta molisana, diciamo anche le marche, perché è importante che ci siamo uniti e divisi quello che si poteva, cioè stare vicino. In questo momento, soprattutto noi italiani, ad Edimburgo abbiamo una problematica. Si deve arrivare a Londra per tornare a casa. Cioè, Gigi Avvocato, le faccio il mio esempio. Attilio Conforti dovrebbe prendere un treno, arrivare a Londra. Può darsi che muovendosi da Edimburgo a Londra con un colpo di tosse va in quarantena 14 giorni, dovrebbe volare su Roma, da Roma tornare a Salerno. È un'odissea. L'odissea è una... Io ho anche sollecitato il sottosegretario, non so se hai seguito la puntata, un paio di puntate fa, ho scritto al sottosegretario agli esteri con la delega per gli italiani all'estero e mi ha risposto che dobbiamo ancora pazientare, ma insomma cercherò di sollecitarlo ulteriormente. Scusami, una battuta finale, ma hai questa bellissima bandiera scozzese alle tue spalle e mi chiedevo, in tempi di Brexit abbiamo sentito la voglia di indipendenza degli scozzesi. Questa voglia con il lockdown, con il virus è un po' diminuita o se ne parla ancora nelle strade di Edimburgo? Certamente ora la necessità, l'urgenza non è la secessione e non è la Scozia come nazione, ma quello che la Sturgeon, il primo ministro, ha specificato a Johnson che in questo momento può darsi che la Scozia avrà bisogno di un'altra strada per uscire dall'emergenza, può darsi che loro vorranno mantenere il lockdown, per il momento tenerlo chiuso. La Sturgeon è stata il primo politico in UK a dire mettete la mascherina quando andate nei locali, ma per il momento credo che gli scozzesi non si fermeranno mai, non avranno mai pace fino a quando Edimburgo non sarà la capitale, fino a quando loro non potranno ritornare in Europa. E per questo noi con il partito, con gli amici, siamo sempre a disposizione, perché credo che la Scozia e il Sud Italia abbiano un importante ponte economico, culturale, sociale, che non può essere distrutto da un procedimento politico come la Brexit, al di là di tutto, giusto o non giusto. Quindi la Scozia presto sarà nazione, come spero forse altre zone dell'Europa. Io, se ne avete piacere, ovviamente lo auguro agli scozzesi. Io ti ringrazio, anche hai voluto, tu vieni dall'Italia del Sud, hai voluto fare questo collegamento anche culturale tra Scozia e Italia del Sud. Io spero di riaverti in trasmissione prossimamente, sei benvenuto ovviamente e anzi, quando hai notizie dalla Scozia, il nostro canale è sempre aperto per te e per gli italiani residenti in Scozia. Devo salutarti perché abbiamo sfiorato la durata massima, ormai sempre la superiamo sempre. Mando un caro saluto a tutti, ascoltateci, un abbraccio a tutti gli italiani, a quelli del sud ma anche a quelli del centro e a quelli del nord che ci seguono, e un abbraccio a tutti gli italiani in Gran Bretagna. Ciao a tutti. Ciao Giorgi, grazie ancora, grazie, ciao.